Made in Italy, lo stile del design italiano, oggetti che sembrano inanimati ma alle spalle c'è veramente tanta storia. L'Italia è un posto veramente speciale nella storia dell'automobile perché negli anni, nei decenni, abbiamo prodotto delle eccellenze straordinarie che tutto il mondo ci riconosce. Io penso che oggi, oltre all'arte, alla cucina, alla moda, l'automobile si è guadagnato uno spazio importante all'interno di queste arti. E ho capito fin dall'inizio, fin dalla prima vettura che ho comprato a 20 anni, che questa sarebbe stata la passione, l'hobby della mia vita, proprio perché notavo un trasporto speciale e particolare in questi oggetti, in queste auto meravigliose. Quando entro in questo spazio vedo non solo automobili, ma vedo tutta una storia di uomini, di artigiani, di imprese, di nazione, dietro veramente a oggetti che sembrano inanimati, ma alle spalle c'è veramente tanta storia. Questa è una Lancia, è la Lancia Florida, il prototipo del 1955, presentato da Pininfarina al Salone di Torino. Qui c'è la mano di Revelli de Beaumont che ha completamente stravolto la storia del design, introducendo delle linee dritte, linee tese, con questo padiglione sfuggente con le code dietro, molto americana. Infatti Revelli è stato il capo design della General Motors. Quando tornò a Torino ha coniugato il design americano con la storia di Pininfarina, quindi Detroit incontra Torino, lo stile italiano, e questa è una delle eccellenze della storia del design. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, everyone for liberty. Hurry right away, no delay, stop there. Make your daddy go. Quindi quello che all'inizio era un'automobile collezionata, messa da parte, messa in garage, adesso con questa valorizzazione del Made in Italy, dello stile, del design italiano, devo dire che rientrano queste vetture e tutto il patrimonio italiano in un ambito più ampio di cultura da preservare e da mantenere il più possibile. E la responsabilità di un collezionista è quella di conservare le auto, ma avere attenzione e cura, perché in effetti stiamo conservando la storia. Questa è un Alfa Romeo, una 6C 2005, è un modello unico che è stato ricarrozzato alla fine della carriera sportiva. Bertone ha disegnato con la matita di Revelli de Beaumont questa vettura unica con delle linee in voga alla fine degli anni 30. La partecipazione agli eventi è importante. Sono tutte vetture speciali, uniche, quindi presentare ai concorsi di eleganza dove
queste vetture vengono valorizzate nella loro interezza, perché poi si parla, si raccontano le macchine, si raccontano le storie che ci sono dietro e poi si vedono sfilare, che è il loro ambiente naturale, è la loro destinazione finale, che sono nate per essere guidate. Qui siamo nel 47, parliamo di una Isotta Fraschini Monterosa, il modello di punta della produzione italiana, un 8 cilindri, motore posteriore, veramente una vettura incredibile con una carrozzeria unica fatta da Boneschi qui a Milano. È l'ultima Isotta Fraschini costruita. Dopo di questa la fabbrica cessò la produzione. E il fatto di essere state preservate, spero che venga compreso che il messaggio che dobbiamo mandare è proprio questo per le generazioni future, da mio figlio Duccio, che già egregiamente sta portando avanti il nome di famiglia, ma anche i miei nipotini, da Alberto, a Margherita, a Jacques, e quindi aver cura di questi valori, di queste esperienze, di questi racconti, perché raccontano la storia di un paese, la storia in questo caso italiana, che è una storia bellissima.